Hi everyone, ciao, ciao a tutti. Today I'm going to talk about the blues scale again and oggi parlerò ancora della scala blues e per fare questo, come sempre, vi consiglio di andare nella sezione file and to start talking about the blues scale I suggest to go to the section file in the browser. And we will use two different files today. Oggi useremo due file diversi. Uno è quello della prima lezione. The first one is the one we used last lesson. And the second one is the one that I just uploaded to the group, which is this one with all of these numbers that now I would like to explain. Quindi il secondo è questo con tutti questi numeri che adesso inizierò a spiegare. I would like to remind you that these files are now for free in the group. Voglio spiegare a tutti che questi file per adesso sono gratis nel gruppo, ma che poi diventeranno un libro. And then these files will become a book or an ebook, so I suggest to download them now from the group. Quindi vi suggerisco di scaricarli adesso finché sono gratuiti. Ok, so as I told you in the last video, here we have intervals for all of the notes that we have in the blues scale. In questi diagrammi abbiamo gli intervalli per tutte le note che possiamo suonare nella scala blues. And these are different diagrams to play the blues scale in different positions on our guitar. Questi sono i diagrammi per suonare la scala blues in posizioni diverse sulla nostra chitarra. And I would like to remind you that here we have frets. So this scale is in the box from the first to the fifth fret. Questa diteggiatura è nel box dal primo al quinto tasto, while this fingering, this shape, is in the box from the third to the seventh fret, mentre questa diteggiatura è nel box dal terzo al settimo tasto. And so on, we have all of these different shapes, all of them for the blues scale in F. Quindi tutte queste diteggiature sono per la scala blues in Fa, come sempre. Here we find something different, and these are options. These are in some way combinations of notes that we can play on the blues scale. Queste sono combinazioni di note che possiamo suonare sulla scala blues. And of course, this is not the only way to approach the blues scale. The best way is coming from CDs, listening to CDs, and transcribing what musicians with more experience can play for us, and we can learn from them. Quindi questa è una soluzione, diciamo, matematica di combinazioni di note, ma la maniera migliore per imparare il blues rimane sempre quella di impararlo dai dischi, ascoltando musicisti più esperti. Here I wanted to give you some ideas about how we can practice the blues scale, because often when we play the blues scale we think, okay, I can just play some phrases, I can learn some phrasing from someone, but we
can also have a different approach to the blues scale, and we can start practicing it in a logic way, starting asking ourselves how to practice from different notes, different combinations of sounds. Quindi possiamo praticare la scala blues sì imparandola dai dischi, ma possiamo anche praticarla in una maniera logica, quindi cercando di capire quali sono le combinazioni che possiamo suonare. So, here we start with two notes, and qui iniziamo con due note, and we have root, and from the root we play all of the other notes. So we can play root and flat third. If you go to these diagrams, it means that we play from the root to the flat third, or if we change diagram, root to the third, root to the third. So we can play the same intervals, root to the third. Okay, we can play the same intervals on different fingerings. Quindi quello che dicevo è che qua abbiamo dalla tonica alla terza minore e possiamo fare questa cosa chiaramente su tutte le diteggiature della scala blues di Fa, andando a cercare la tonica e la terza minore e scoprire quindi come suonano queste due note. Of course, then we can go on and we can play root and fourth, root and flat fifth, root and fifth, root and flat seventh. Okay, and here these are all of the combinations that we can have with using only two notes, starting from the root. Quindi queste sono tutte le combinazioni che possiamo avere utilizzando solo due note partendo dalla tonica. Of course, then I did the same starting from the minor third, and I wanted to look for all of the directions, melodic directions that I can have starting from the minor third. So I can go down to the root, I can go up to the fourth, up to the flat 5, up to the fifth, and up to the minor seventh. Quindi qua inizio la nota di riferimento, diciamo, è la terza minore, e da qua posso scendere alla tonica oppure salire alla quarta, salire alla quinta diminuita, alla quinta e alla settima minore. Here I'm playing something starting from here, starting from the minor third and going down to the root, up to the fourth, up to the flat 5, or here from the flat third going down to the root, going up to the fourth, up to the flat 5. Quindi qui faccio la stessa cosa, ma prendo come nota di riferimento la terza minore e posso scendere alla tonica, salire alla quarta, salire alla quinta diminuita. All of these different melodic directions that we can have are also different movements that we have with our fingers, different techniques that we can use to play different notes. Quindi quando noi iniziamo a chiederci quali sono le combinazioni, possiamo anche iniziare a capire che le nostre dita sulla scala blues si possono muovere in tante maniere diverse, quindi molto spesso l'approccio che abbiamo alla scala blues è un approccio semplificato, diciamo, perché in realtà le possibilità sono veramente tante. Sometimes we can't really understand how many possibilities we can have with playing the blues scale, and maybe this could be a way to start understanding this and to start practicing this, to develop our ears, have a good ear training connected with the blues scale. Quindi facendo queste cose noi possiamo anche capire come sia possibile sviluppare il nostro orecchio collegato alla scala blues, perché andiamo a concentrare l'attenzione su alcune di queste possibilità. Quindi now I would like to show some of these possibilities on guitar, starting from what I can play starting from the root, then I will start playing starting from the third, then I will play starting from the fourth, so that I concentrate I focus my attention on starting from different notes and going from those notes in different directions, different melodic directions.
Quindi adesso inizierò a fare degli esempi usando la base, partendo prima dalla tonica, poi dalla terza minore, poi dalla quarta, dalla quinta diminuita, e cercando di capire, quindi prendendo diverse note come note di riferimento, quali possono essere le direzioni che posso prendere a partire da quelle note. Quindi un lavoro un po' più approfondito, dando importanza a ognuna delle note della scala blues e sentendo come suonano anche in relazione con la base. At the same time, I can try to focus my attention in understanding how all of these notes sound in relationship with the backing track. So I will start from the root, and then I will go starting from the third, minor third, of course, and then from the fourth. Okay, so and let's try to do this. Proviamo a fare questo. From the minor third. From the fourth, dalla quarta. Flat five. From the fifth. Minor seven. Okay, so these are just some examples of how we can work using the blues scale and using only two notes, but focusing our attention on one note and going to the others. Quindi questo è un esempio di come possiamo usare la scala blues concentrando l'attenzione su una nota alla volta e da quella andare a tutte le altre. Going back now to the file, tornando al file, here of course you find all of these different combinations using only two notes that I suggest you to try to sing and to memorize in your ears. Quindi vi consiglio di cantarle queste combinazioni e di memorizzarle nella vostra memoria musicale, diciamo. E poi
And then we can go to 3 notes. Possiamo andare a iniziare a suonare 3 note. And here what I wrote is really easy, because as you can see, this root and flat third are the first 2 notes that I had here. And from here I can add one more note. So root, flat third, and then the fourth. Quindi qui abbiamo le stesse coppie di note che avevamo qua sopra, quindi per esempio tonica e terza minore, e da tonica e terza minore possiamo andare a suonare poi la quarta. Or from root and flat third we can go and play the flat 5, root, flat third, and play the fifth, root, flat third, and then the minor 7. So here we start having a lot more combinations, of course, because we are playing with 3 notes. I would like to remind you that these phrases, these patterns, are without repetitions. So we just play 3 notes and all of them are different. Quindi qui stiamo suonando 3 note e tutte queste note sono diverse, quindi non ci sono ripetizioni in queste frasi, diciamo. Posso suonare appunto tonica, terza minore, quarta, tonica, terza minore, quinta bemolle, tonica, terza minore, quinta giusta, and all of these different melodies, we can use them to sing, to hear more sounds in our head. And of course, we can move these phrases to different fingerings. If, for example, I choose to play root, flat third, and perfect fourth, I can play them in different fingerings. Quindi se scelgo di suonare tonica, terza minore, quarta giusta, posso farlo su diverse diteggiature. Quindi tonica, terza minore, quarta giusta, tonica, terza minore, quarta giusta, tonica, tonica, terza minore, quarta giusta, root, flat third, perfect fourth, and I can play this easy melody everywhere on the blues scale in different fingerings. So I can repeat this with all of these phrases. Of course, remember, we don't have to play all of these phrases to play the blues, of course, but this could be a starting point. Questo potrebbe essere un punto di partenza. Noi non dobbiamo necessariamente suonare tutte queste frasi che ci sono in questo foglio, ma possono essere dei punti di partenza. Quindi, now for example, I will play, using the backing track, I will play the root, flat third, and then I will move to different notes, and I try to create a little improvisation just using always this concept, root, flat third, and all of the other notes. Okay, I try to do this now for you. Let's go back to the guitar. Adesso proverò a suonare un piccolo assolo dove utilizzerò tonica terza e un'altra nota, tonica terza e un'altra nota, e provo a creare qualcosa ritmicamente. I try to create something with rhythm. Okay, of course now I'm just using these 3 notes, and it could seem easy, but sometimes it's not so easy to play something good using only few ideas. Può sembrare facile, ma alle volte non è così facile suonare qualcosa di buono utilizzando solo alcune note. And sometimes we have to invent with the rhythm, we have to invent with how we play notes. Quindi alle volte dobbiamo inventare qualcosa col ritmo, dobbiamo inventare qualcosa su come suoniamo le note, anche glissandi, bending and stuff that we can play.
to add more value to our playing, per aggiungere valore al nostro suonare. And then we can start thinking how to play something using two of these different ideas. So for example, I could play root, flat third and fourth, and then sometimes I can change this to flat third, root and fourth. Okay, so I'm just using the same three notes but in different directions. Of course, you don't need to follow this file to do this. You can also do it just practicing on guitar and choosing three notes and trying to change the order for these three notes. Quindi non è necessario seguire proprio questo foglio, noi possiamo scegliere tre note e iniziare a cambiare l'ordine di queste tre note anche senza seguire questo file, diciamo. But sometimes when you write some ideas, you start understanding that you use some combination mostly, and some other combinations we don't use them. Quindi quando iniziamo a scrivere delle cose su un foglio, iniziamo a capire che tante volte noi utilizziamo alcune combinazioni e altre le utilizziamo molto meno, quindi diciamo possiamo scoprire quali sono i nostri limiti nell'utilizzare questa scala, no? La scala blues in questo caso. So now I will try just playing root, flat third and fourth, but I will change the order. So now I will only play these three notes, but changing the order. Quindi suonerò soltanto queste tre note, ma cambiando l'ordine in cui le suono, cercando di fare qualcosa soltanto con queste tre note. Okay, and of course always three notes only, but remember that you can try to do the same on other fingerings of your guitar, and this will help you in learning very well all of the different angles. Questo potete fare la stessa cosa su scale diverse e su diteggiature diverse, e questo vi insegnerà a trovare angoli diversi di conoscenza sulle scale, insomma. Let's go on now and look to the file one more time, and here we find some examples. Qui troviamo alcuni esempi a quattro note. Of course, we can go on writing them, and it's not impossible to do this, because at the end we have this starting from the root, and we will have something similar starting from the flat third and something similar starting from the fourth. So it's not impossible to write all of these combinations down. Quindi qui abbiamo solo le combinazioni che partono dalla tonica, ma non è impossibile scrivere quelle che partono dalla terza, dalla quarta o dalla quinta diminuita, eccetera, perché alla fine avremo qualcosa di molto simile a questo, solo iniziando dalla terza minore, iniziando dalla quarta, quindi non ci sono più combinazioni, sono lo stesso numero di combinazioni. Ripeto che non stiamo usando le ripetizioni delle stesse note. We are not using any repetition here. We just look for some phrases. And we can also just look to these, for example, and start playing them just to check how they sound. So root, flat third and fourth, and go up to the flat 5. While root, flat third, fourth, and going up to the fifth.
Root, flat third, fourth, and going up to the minor 7. And then the second one, for example, starting from here, we have root, flat third, flat 5, and then the fourth. Or and then starting from the root here, root, flat third, fifth, and back to the fourth. Flat 5 or minor 7. And then here, starting from the root, one more time, flat third, minor 7, going down to the fourth. Root, flat third, minor 7, down to the flat 5. Root, flat third, minor 7, down to the fifth. And so on. You can write down all of these licks starting from the third, starting from the fourth, and so on. And let's start practicing them, listening to them. È possibile scrivere tutti gli intervalli partendo dalla terza minore e praticare queste piccole frasi ascoltandole con calma e quindi cercando di interiorizzarle. But as always, I suggest to try using them. When you start learning a new lick on the blues scale, then you have to try to use it and to change it using rhythm. Quindi dopo che l'hai imparato, che hai anche imparato a muovere le tue dita in una maniera diversa, è importante poi iniziare a cercare di creare qualcosa con il ritmo utilizzando queste frasi. Anyway, I suggest you to download this file and to start understanding which combinations of fingers you use more and which ones you don't use a lot. Quindi vi consiglio di scaricare il file e iniziare a cercare di capire quali sono le combinazioni di dita che utilizzate di più e noterete che probabilmente in alcune diteggiature userete più alcune combinazioni di dita, in altre diteggiature utilizzerete più altre combinazioni di dita. In some fingerings for the blues scale you will use more some combinations for your fingers, and in other fingerings for the blues scale you will use other combinations more. So it's different, of course, from shape to shape on the blues scale and on every scale or every arpeggio. La stessa cosa vale per qualsiasi tipo di scala o qualsiasi tipo di arpeggio. And this is what I really wanted to share with you about how to try to have more licks, have more language using the blues scale. Questo è quello che oggi volevo condividere con voi per cercare di avere più linguaggio, avere più frasi sulla scala blues. But remember, always the best way is learning from the CDs and just learning, transcribing from the CDs. Ma comunque la maniera migliore, secondo me, rimane quella di imparare dai dischi. But you can help yourself anyway, trying to think what you do. Ad ogni modo possiamo cercare di aiutarci pensando che combinazioni possiamo utilizzare. Something that I suggest you to try to do is also write a kind of theme using only the blues scale, or invent a theme also if you don't write it on paper. Cercare di inventare un tema, scrivere un tema utilizzando solo la scala blues, anche se poi magari non lo si scrive fisicamente sul foglio, però in qualche maniera imparare
qualcosa di stabilito, qualcosa che abbiamo deciso che deve essere così e così cerchiamo di tenerlo, insomma. Okay, so this was the first part of this live streaming about the blues in F, and now I would like to suggest you how to play basic chords to comp this progression. Questa era la prima parte, diciamo, di quello che volevo condividere sul blues, e adesso vorrei parlare un attimino di come utilizzare degli accordi di base per accompagnare il giro armonico. And to do this, as always, we can go here in our file. Per farlo possiamo andare qui sul file che troviamo, and here I wrote these chords, which are basic chords to use. Quindi ho scritto questi accordi che sono accordi veramente di base da utilizzare. I call them position A and position B. Io li chiamo posizione A e posizione B. Position A means that I'm playing the root on the 6th string of my guitar. Position B is when I play the root on the 5th string of my guitar. And here we are only using 3 sounds, 3 notes, to play each chord. Qui utilizziamo solo 3 note per suonare ogni accordo. Quindi suoniamo la tonica, root, we play the root, the minor 7th, and the major 3rd. And here, for example, we play root, major 3rd, and minor 7th. As you can see, we always use root, 3rd and 7th. Quindi noi utilizziamo sempre tonica, terza e settima. Però, come è possibile vedere qua, abbiamo la tonica, la settima minore e la terza, mentre qua abbiamo la tonica, la terza e la settima minore. Quindi le 2 note superiori, che sono, diciamo, le note dell'armonia, si invertono da terza a settima, può diventare settima terza e via dicendo. And we will always have these 2 notes, 3rd and 7th or 7th and 3rd, as the highest 2 note in these chords, and you will see that sometimes it will be 3rd and 7th, sometimes it will be 7th and 3rd, and we'll always go on in like this. And when we will have the A position, we will usually have 7th and 3rd. When we will have the B position, we will have 3rd and 7th. Quindi quando avremo la posizione A avremo la settima e la terza. Quando avremo la posizione B avremo la terza e la settima. I try to play these chords for you. So F, E flat and A. Then we go to B flat and we go back to F, C minor 7, F7, B flat 7, B diminished, F7 one more time, A half diminished, and D7, and then we go home here. We have G minor 7, C7, and F7, D7, G minor 7, and C7 one more time. And this is what I call basic comping number 1, because here we start the blues with an A position. I just would like to show you this on guitar. So F7, A position, B flat 7, B position, A flat 7, A position one more time, C minor 7, F7, B flat 7, B diminished. I'm not playing the flat 5th, I'm playing just 3rd and 7th, and then F7 one more time, A half diminished, D7th, G minor 7th, C7th, F, D, G, and C. F one more time.
sto suonando soltanto gli accordi, chiaramente posizione A e posizione B, inizio a familiarizzare con come suonano praticamente le note guida con la tonica. Then we can go to basic comping number 2, which is this one. And as you can see here, we start from a B position and then we will go to an A position, B and so on. While in the comping number 1 we were starting with an A position. Quindi quando noi iniziamo a suonare il comping numero 2, semplicemente iniziamo con una posizione B invece di iniziare da una posizione A. E quindi tutti gli altri accordi cambiano di conseguenza. Ve lo suono guardando lo spartito, quindi Fa settima, F7, B flat 7, F7 one more time, C minor 7, F7, B flat 7, B diminished, F7, A half diminished, D7, and then we go on, G minor 7, C7, F7, D7, G minor 7, and C7, and back to F7. I would like to show you this on guitar. Ve lo faccio vedere sulla chitarra, quindi Fa settima, B flat 7, F7, C minor 7, F7, B flat 7, B diminished, F7, A half diminished, D7, G minor 7, C7, F7, D7, G minor 7, and C7. Remember that if you don't know why all of these chords are together because you didn't watch the first episode, I suggest to go here to this file that we had for the first lesson. Se non avete visto il primo video vi consiglio ovviamente di guardarlo, ma nel file che trovate riguardante la prima lezione c'è l'analisi di ogni accordo, trovate l'analisi di ogni accordo con i gradi relativi a ogni accordo, quindi primo, quarto, primo, secondo, quinto, primo per il quarto grado, eccetera, eccetera. I explained everything about why these chords stay together in the blues structure, blues harmonic structure, in the first video. So I suggest you to go and watch that video if you didn't. And also remember that we need to know for each chord which notes we have. È importante sapere per ogni accordo che note abbiamo. Tonica, root, major third, perfect fifth, and minor seventh. Okay, and which are F, A, C, and E flat. Fa, La, Do, e Mi bemolle. And in the same way, I suggest you to learn all of the different notes that we use for each chord, so that when we go back to our chords here, it is easy to understand what we do. F is the root, A is the major third, and E flat is the minor seventh. B flat is the root, A flat is the minor seventh, and D is the major third. Quindi poi quando sappiamo quali sono le note che compongono ogni accordo diventa molto semplice capire quando andiamo a suonare proprio gli accordi perché li disponiamo così e diciamo quali sono le note che stiamo suonando da questi schemi. So, this is what I wanted to share in this lesson. Of course, in the next episodes we will talk about something more. I would like to talk about rhythm. Quindi questo è quello che volevo condividere in questo secondo episodio. Nei prossimi sicuramente vorrei parlare di come utilizzare le frasi però collegate con delle idee ritmiche che possono aiutarci per creare energia, creare movimento nella nostra musica. And then we will start adding more notes to chords.
So I suggest you to learn these basic chords, because then I will start adding more notes, and sometimes I will avoid to play some of the ones that we already know, and I will add some different sounds to each chord. Quindi in questa è molto importante imparare anche gli accordi come li abbiamo visti adesso, in questa maniera, di questo metodo base di suonare gli accordi, perché poi nei prossimi episodi inizierò ad aggiungere qualche nota e togliere magari qualche nota che conosciamo meglio, quindi per dare spazio a altri suoni, a altre note. And this is it. I hope it's enough clear, and if you want to give me a feedback, or if you want to ask something about what we did in this lesson and what we did in the past one, I'm here and I would like to answer to your questions if you have any. So, hi everyone. Anyway, I prefer to speak about music before and then have a chat together. But if you have something to ask, please ask, and it is very nice for me to try to speak about this. Quindi se avete qualcosa da chiedere, è molto, mi piace parecchio l'idea di poter parlare assieme di queste cose, quindi se avete delle domande ben volentieri rispondo. Se invece non ne avete, posso suonare qualcosa ancora, suonare un blues. And hi Telmo, and I would like, I've seen Telmo now, I would like to say one thing. For the ones that bought my books, 3 books, schemi per chitarra, arpeggi, schemi per chitarra, modi, and the third one is schemi per chitarra, modes, arpeggios, and I don't remember. Yeah, modi, arpeggi e rivolti delle tetradi, sorry. Per quelli che li hanno comprati, we will use them in some other different videos that I want to start creating, and we will use them to practice material also out of a contest. Inizieremo a usare quei libri per chi vuole, per chi ha piacere di unirsi a questa idea, li inizieremo a usare come dei video diversi, in video diversi, dove faremo pratica assieme, se vi va, se vi interessa. Insomma, a me non costa niente, visto che spesso e volentieri ripeto questi schemi, queste diteggiature, lo faccio anche con i miei allievi, e questi video possono essere molto utili anche per i miei allievi. Pensavo di iniziare a utilizzare questi libri in questa maniera, quindi come una specie di guida per la palestra che possiamo fare assieme. I was thinking to use these books as a kind of tool to practice together in a faster way, without talking, but just practicing scales, arpeggios, and other stuff like that. So if you like this idea, we will use those books for this, and in the future we will use them also for different things, surely. Maybe here for the blues I prefer to write something new. Okay, Telmo asks if I could write some studies for the blues. I already have 10 studies that I would like to share with you, and I already published them in a different website, but I don't want to talk about this. I will share these PDF files with you, and these PDF files are with some easy improvisations on blues in F, and we can analyze them. So io ho scritto anche degli studi sul blues semplici che possiamo analizzare assieme, sempre in questa serie di video. Quindi un po' useremo la scala blues, un po' utilizzeremo capire questi studi,
però è molto importante anche praticare gli arpeggi e praticare le diteggiature delle scale per poter poi improvvisare. It's very important also to practice arpeggios and fingerings for the different scales that we can use. For now, we just concentrate on the blues scale because it's the beginning, and it's very important to know how to play the blues scale, because I think that playing the blues scale is not only playing the blues scale, it means get in contact with the sound of the blues and the feeling of the blues. Credo che iniziare suonando la scala blues e suonarla approfonditamente ci aiuti a entrare in contatto con il suono del blues, quindi ci fa capire anche le emozioni, also emotions that we can have playing the blues scale. So, of course, we can start also playing arpeggios and scales, different scales modes that we can play on each chord, and we will do it. But in the beginning, I suggest to play the blues scale for a while. And not only in the beginning, we can play the blues scale every time that we want when we play the blues. And sometimes we can use it also out of the blues in some songs. So, quindi iniziare con la scala blues mi sembra la maniera più intelligente per dedicarsi al blues, chiaramente, quindi conoscere tante delle varie possibilità che la scala blues ci dà di suonare melodie diverse. Dopo possiamo passare sicuramente a conoscere i vari modi per ogni accordo, gli arpeggi, tutto quello che sono cose fondamentali senz'altro per poter suonare il blues nell'ottica del jazz anche. Quindi sicuramente molto importante riuscire a fare tutte e due le cose, però spesso noto che chi ama il jazz vuole in qualche maniera subito andare sulle scale, sugli accordi, sugli arpeggi, e quindi spesso e volentieri tralasciamo la scala blues, la suoniamo molto meno. Often I see that persons who love jazz, they want to practice scale and arpeggios and go immediately to these sounds that we have in jazz, but I suggest to focus a lot on the blues scale. This is something that I suggest to me too, because it's not easy really to create something good using only the blues scale. That's it. If you don't have any other question, I can play something for you and then we can say goodbye, and I hope that these suggestions that I give, that I share, could be helpful for you. Spero che questi suggerimenti che do vi siano utili. Someone is asking come funziona la posta da voi, si può ordinare i libri. Jean-Jacques. Of course, you can order books from every country, from everywhere. Books are not shipped from Italy. I think they are shipped from France, but not only from France, from different countries. So you can order them all around the world from Lulu. Okay, guys, I play something for you, and if you have something to ask, you can write it here now. And okay, someone wrote something. You could write some blues etude, yes, great. Maybe also with comping or just single note. Now the studies that I wrote are just single note. Gli studi che ho scritto per ora sono soltanto a note singole. Quindi any change sharing backing file. Yes, I can share some backing track, of course, but I've seen that on YouTube you could find a lot of these backing tracks made with Band in a Box on YouTube if you look for backing tracks. Ma sicuramente posso condividere anche qualche base per il blues per praticare,
ma è possibile anche trovarle su YouTube abbastanza facilmente. Ok, so I play something for you, one more blues in F, this is our topic, and then we, in the future, of course, we can transpose this blues and to B flat, for example. In jazz we mostly play it in F and in B flat. In futuro possiamo anche trasporre il blues a Si bemolle, perché spesso nel jazz lo si suona in Fa e in Si bemolle. Not only in these two keys, we also could play it in E flat, A flat, G, D. È possibile suonarlo anche in altre tonalità nell'ambito del jazz, but mostly F and B flat. Okay, I play a little improvisation for you and then we say goodbye. Suono ancora qualcosa per voi e poi ci salutiamo.